Ciao a tutti e benvenuti, benvenutissimi, al mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi con me. Spero che stiate tutti bene e che siate pronti per una nuova dose di gossip, curiosità e, perché no, un pizzico di romanticismo. Oggi andremo a sviscerare un argomento che ha tenuto col fiato sospeso milioni di fan in tutto il mondo. Un argomento che ha fatto sognare e tremare i cuori. Il presunto messaggio di Burak Özçivit a Neslihan Atagul. Avete letto bene. Stiamo parlando di una confessione che ha commosso, un sussurro di nostalgia che ha fatto il giro del web. Neslihan, mi manchi da morire. Prima di iniziare a scavare a fondo in questa storia, però, volevo chiedervi un piccolo favore. Se siete nuovi sul canale, non dimenticate di iscrivervi. Attivate anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che vi terrò compagnia con tantissimi contenuti interessanti sul mondo dello spettacolo turco e non solo. E se siete già iscritti, un grandissimo grazie per il vostro supporto. Siete fantastici. Bene, adesso che abbiamo sistemato le formalità, possiamo immergerci nel cuore della questione. Burak Özçivit e Neslihan Atagul, due nomi che risuonano come un'eco nel mondo delle soap opera turche. Due attori talentuosi, bellissimi e, soprattutto, due interpreti di una coppia che ha fatto innamorare il mondo intero. Sto parlando, ovviamente, di Kemal e Nihan, i protagonisti di Kara Sevda, una delle serie turche più amate e seguite di sempre. La chimica tra Burak e Neslihan era palpabile, intensa, magnetica. Sullo schermo, i loro sguardi si incrociavano in un vortice di passione, i loro dialoghi erano intrisi di un'emozione che sembrava travalicare il copione. Era impossibile non credere al loro amore, alla loro sofferenza, alla loro disperata volontà di stare insieme, nonostante tutto e tutti. E proprio questa chimica, questa alchimia perfetta, ha alimentato le voci, i pettegolezzi, le speranze dei fan che sognavano di vederle insieme anche nella vita reale. Un desiderio comprensibile, se pensiamo a quanto i loro personaggi siano riusciti a toccare le corde del nostro cuore. Ma la realtà, si sa, spesso è diversa dalla finzione. Neslihan Atagul è felicemente sposata con Kadir Dulu, anche lui attore di grande successo. Il loro è un amore solido, duraturo, che sembra sfidare le leggi dello spettacolo. Burak Özçivit, invece, è legato da un profondo amore a Fariye Evcen, anche lei attrice di fama internazionale. Insieme hanno un figlio, Karan, che è la loro gioia più grande. Quindi, come si inserisce in questo quadro la presunta confessione di Burak? Da dove spunta questo Neslihan, mi manchi da morire che ha fatto impazzire il web? Qui entriamo nel regno delle speculazioni, delle interpretazioni, delle illazioni. Innanzitutto, è fondamentale sottolineare che non ci sono prove concrete, fonti ufficiali, dichiarazioni dirette che confermino che Burak Özçivit abbia effettivamente pronunciato o scritto queste parole. Si tratta, molto probabilmente, di un'invenzione, di un'interpretazione errata, di un semplice pettegolezzo amplificato dalla potenza dei social media. Ma perché questo pettegolezzo ha avuto tanto successo? Perché ha fatto breccia nel cuore di così tante persone? Credo che la risposta sia da ricercare proprio nella forza di Kara Sevda e nell'impatto che Kemal e Nihan hanno avuto sul pubblico. La serie ha raccontato una storia d'amore impossibile, un amore ostacolato da mille difficoltà, un amore che ha lottato contro il destino avverso. E i fan, inevitabilmente, si sono identificati con i protagonisti, hanno sofferto con loro, hanno gioito con loro. Hanno sperato con loro. La fine della serie, poi, con la tragica morte di Kemal, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di molti spettatori. Un vuoto che, forse, qualcuno ha cercato di riempire con questa fantasiosa confessione, con questo desiderio di un lieto fine alternativo. È comprensibile, in un certo senso. Quando si è così coinvolti in una storia, quando si amano così tanto dei personaggi, si tende a confondere la realtà con la finzione, a proiettare i propri desideri sui protagonisti. Ma è importante ricordare che Burak e Neslihan sono attori, che Kemal e Nihan sono personaggi di finzione e che le loro vite reali sono ben diverse da quelle che abbiamo visto sullo schermo. Certo, non possiamo negare che tra Burak e Neslihan ci sia stata una grande intesa professionale, una sintonia speciale che ha reso la loro interpretazione così credibile e coinvolgente. Ma questo non significa necessariamente che ci sia stato qualcosa di più. E anche se, per assurdo, Burak avesse davvero pronunciato quelle parole, non dovremmo dimenticare che sia lui che Neslihan sono persone sposate, felici e innamorate dei propri partner. Rispetto,
Correttezza e sensibilità dovrebbero essere le parole chiave quando si parla di gossip, soprattutto quando si toccano argomenti così delicati. Quindi, ricapitolando, la confessione Neslihan, mi manchi da morire, è molto probabilmente un'invenzione, un pettegolezzo privo di fondamento. Ma questo non toglie nulla alla bravura di Burak e Neslihan, alla bellezza di Kara Sevda e all'emozione che ci hanno regalato. E a proposito di emozioni, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Adesso tocca a voi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel mi piace. È un piccolo gesto, ma per me significa tantissimo. E se avete degli amici che amano le soap opera turche, non esitate a condividere il video con loro. Mi raccomando, lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di tutta questa storia. Credete che Burak abbia davvero detto quelle parole? Siete fan di Kara Sevda? Avete qualche altra curiosità da condividere? E, ultimo ma non meno importante, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Prometto che vi aspetteranno tantissimi altri video interessanti, divertenti e pieni di gossip. Grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti. Ciao ciao. Trattino. Continuando. Ma andiamo un po' più a fondo. Analizziamo la questione da diverse angolazioni. Immaginiamo per un attimo, solo per il gusto dell'esercizio intellettuale e per alimentare ulteriormente il gossip, lo so, sono terribile, che Burak abbia effettivamente provato una forte nostalgia per Neslihan. Cosa potrebbe averla scatenata? Forse, un anniversario della serie, un ricordo condiviso sui social media, una vecchia intervista ritrovata online? Chissà, magari è stato sufficiente un profumo, una canzone. Un luogo che gli ha riportato alla mente i giorni trascorsi sul set di Kara Sevda. Giorni intensi, carichi di emozioni, di sfide professionali e, diciamocelo, di una connessione unica con Neslihan. Recitare una storia d'amore così intensa, così drammatica, lascia inevitabilmente un segno. Gli attori si immergono completamente nei loro personaggi, vivono le loro gioie, le loro paure, le loro sofferenze. E quando la serie finisce, è come se dovessero dire addio a una parte di sé, a una persona che hanno amato e odiato allo stesso tempo. In questo contesto, è facile immaginare che Burak possa aver provato un momento di malinconia, un desiderio di rivivere quei momenti magici, di ritrovare quella chimica speciale con Neslihan. Un desiderio che, però, è rimasto confinato nel suo cuore, trasformandosi in un sussurro silenzioso, in un mi manchi inespresso. E qui entra in gioco la magia, o la diavoleria, a seconda dei punti di vista, dei social media. Un semplice commento, una foto rubata, un'indiscrezione lanciata da un account anonimo, ed ecco che il pettegolezzo si diffonde a macchia d'olio. Alimentato dalla fantasia dei fan e dalla voglia di credere che l'amore possa trionfare su tutto. Ma, ripeto, è fondamentale mantenere un atteggiamento critico e razionale. Non lasciamoci trasportare dalle emozioni, non diamo credito a voci infondate, non alimentiamo pettegolezzi che potrebbero danneggiare la vita privata di persone che ammiriamo e rispettiamo. Concentriamoci piuttosto sul loro talento, sulla loro professionalità, sulla loro capacità di regalarci emozioni attraverso le loro interpretazioni. Apprezziamo il loro lavoro, sosteniamoli nei loro progetti futuri e lasciamo che vivano le loro vite private in pace e serenità. E a proposito di progetti futuri, cosa bolle in pentola per Burak e Neslihan? Quali sono le loro prossime sfide professionali? Burak Özçivit continua a essere uno degli attori più richiesti e amati in Turchia e non solo. Dopo il successo di Kara Sevda, ha interpretato diversi ruoli in serie televisive e film, dimostrando la sua versatilità e il suo talento. Recentemente, ha riscosso un grande successo con la serie storica Kurulus, Osman, dove interpreta il ruolo di Osman I, il fondatore dell'impero ottomano. Neslihan Atagul, invece, si è affermata come una delle attrici più talentuose e promettenti della sua generazione. Dopo Kara Sevda, ha recitato in diverse serie televisive di successo, tra cui Deep e Sefirin KZ. La sua interpretazione in Sefirin KZ le è valsa numerosi premi e riconoscimenti, confermando il suo status di star internazionale. Entrambi gli attori sono molto attivi sui social media, dove condividono con i loro fan momenti della loro vita privata e professionale. Burak Özçivit è seguito da milioni di persone su Instagram, dove pubblica foto e video dei suoi progetti, dei suoi viaggi e dei momenti trascorsi con la sua famiglia. Neslihan Atagul, invece, utilizza i social media per promuovere i suoi progetti,
per condividere messaggi di sensibilizzazione su temi importanti e per interagire con i suoi fan. E proprio sui social media, a volte, nascono e si alimentano i pettegolezzi più assurdi. Un like sospetto, un commento ambiguo, una foto rubata, ed ecco che la macchina del gossip si mette in moto, creando storie che spesso non hanno nulla a che vedere con la realtà. Per questo, è fondamentale imparare a distinguere le notizie vere dalle fake news, a non dare credito a fonti non attendibili e a non lasciarsi influenzare dalle voci di corridoio. Ricordiamoci sempre che dietro ai personaggi famosi ci sono persone reali, con sentimenti, emozioni e una vita privata che meritano rispetto e tutela. E ora, torniamo alla nostra domanda iniziale. Burak Oshivit ha davvero detto Neslihan, mi manchi da morire? La risposta, come abbiamo detto, è molto probabilmente no. Ma questo non significa che non possiamo continuare a sognare, a fantasticare, a immaginarci un lieto fine alternativo per Kemal e Nihan. L'importante è non confondere la realtà con la finzione. Non dimenticare che Burak e Neslihan sono attori che hanno interpretato dei ruoli e che le loro vite private sono ben diverse da quelle che abbiamo visto sullo schermo. Quindi, godiamoci le loro interpretazioni, apprezziamo il loro talento e sosteniamoli nei loro progetti futuri. E lasciamo che vivano le loro vite private in pace e serenità. E con questo, direi che abbiamo sviscerato a fondo la questione. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Adesso tocca a voi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel mi piace. È un piccolo gesto, ma per me significa tantissimo. E se avete degli amici che amano le soap opera turche, non esitate a condividere il video con loro. Mi raccomando, lasciate un commento qui sotto e ditemi cosa ne pensate di tutta questa storia. Credete che Burak abbia davvero detto quelle parole? Siete fan di Kara Sevda? Avete qualche altra curiosità da condividere? E, ultimo ma non meno importante, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Prometto che vi aspetteranno tantissimi altri video interessanti, divertenti e pieni di gossip. Grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio a tutti! Ciao ciao!